Intanto io faccio il mio lavoro da presidente e da commercialista, quale sono, quindi per tutti i soci che si sono collegati, li inviterei a destinare il loro 5 per 1000 alla nostra associazione che, come sapete, da quest'anno abbiamo lasciato la quota gratuita, visti gli eventi, del Covid, eccetera, l'iscrizione è gratuita. Però sono un'associazione, sebbene cerchiamo veramente di ridurre i costi all'osso, qualche costo ce l'ha, quindi siccome a voi non costa nulla destinare il vostro 5 per 1000 all'associazione, vi pregherei, se potete, di farlo, se non avete altre associazioni alla quale destinare il vostro 5 per 1000. Adesso abbiamo in programma in futuro altri eventi che direi che sono interessanti, con il dottor Rizza che è infaticabile, poi da quando è in pensione lavora molto di più, che è infaticabile, il nostro direttore scientifico, che sta prendendo contatti ovunque per eventi molto interessanti e adesso ovviamente non vi anticipo perché non abbiamo ancora finito di prendere gli accordi, ma io spero che sarete molto interessati a questi eventi. Adesso prossimamente chiuderemo un accordo per una banca dati, mi piaceva soltanto così, ma poi vi daremo notizia sui nostri canali social. Vi ricordo che abbiamo aperto un nuovo canale social, Telegram, sul quale se volete ci potete trovare, e su questo canale come dire, vi informeremo delle iniziative portate avanti dall'associazione. Adesso direi di presentarvi i medici che sono intervenuti, che ringrazio ancora, che sono la dottoressa Francesca Ambrogio, il dottor Francisco Tazzone e il dottor Nicolo Righetti per questo incontro dal titolo Opinione a confronto. Non rubo altro tempo ai dottori, vi ringrazio ancora moltissimo e prego, possiamo cominciare. Allora, allora, io intanto dico buonasera a tutti, ringrazio i partecipanti perché con stasera siamo giunti al quarto incontro. Certo, l'argomento è il medesimo, cioè l'approccio terapeutico nell'alopecia areata. Ma rispetto ai precedenti incontri vorrei sottolineare alcuni aspetti, alcuni formali, cioè l'ora e il giorno, che pensavamo che potesse essere, dico adesso, pensavamo che potesse essere per facilitare un po' la partecipazione alle persone che lavorano, ma può darsi che si collegheranno più avanti così. L'altro aspetto fondamentale, e questo mi dà molto piacere, è la presenza di 3 giovani dermatologi. La dottoressa Ambrogio Francesca, e a questo proposito vorrei anche ricordare la concreta collaborazione con l'Associazione Nazionale Mediterranea Alopecia Areata, che abbiamo anche il piacere di avere stasera anche in chat la Presidente, che è un'associazione che ha i nostri stessi obiettivi e che cerchiamo di unire le forze per poter raggiungere gli obiettivi, perché credo che ci sono varie associazioni. Se noi riuscissimo a fare una federazione associativa avremmo sicuramente più peso, ma questo ne parleremo. Ora ci sono 2 medici, ahimè, penso alle associazioni come la categoria dei medici, che ognuno forse cerca di curare il proprio orticello, però cercheremo di portare avanti questa iniziativa. Ringrazio anche, non so se è collegato, il dottor Dovidio che mi ha detto che si sarebbe collegato. Allora, io dicevo di questi 3 giovani dermatologi perché mi sta a cuore fondamentale, perché come associazione vogliamo dare una ventata di freschezza come associazione. E poi questi 3 giovani dermatologi preparati, vedo una cosa importante perché, come spesso sottolineo, la dermatologia, il dermatologo è molto più, tra virgolette, conveniente per un dermatologo seguire vari inestetismi cutanei, cellulite, eccetera, piuttosto che seguire soggetti affetti da alopecia areata, perché come sappiamo
ahimè, sulla nostra pelle, è una patologia che è difficile, capricciosa, a volte è difficile curarla, venirne a capo, e quindi è diciamo che un incontro impegnativo sia per lo specialista che segue, sia per il paziente, per cui veramente è meritorio da parte vostra, oltre a trattare le varie problematiche della dermatologia, trattate anche queste, quindi è molto da parte mia, da parte dei nostri associati, è meritevole questa iniziativa. Per ultima cosa vorrei dire che avremo ancora un altro incontro e parleremo del microbiota che a questo punto sono già in contatto, dovrebbe essere il 13 o il 14 di aprile, sono in contatto con uno specialista di Roma, è un esperto di questo argomento e spero che tratterà questo argomento, perché è un argomento che riguarda sia le patologie immunitarie, infiammatorie e anche a questo punto anche la nostra patologia, l'alopecia areata. Ultima cosa, il dibattito di stasera è un po' diverso, nel senso che l'argomento, come dicevo, è lo stesso, però al posto ho chiesto espressamente ai nostri relatori, al posto di fare la solita relazione, fare domande a confronto, nel senso io farò adesso 2 o 3 domande perché sono domande che sono spesso fatte dai pazienti, poi a ruota libera, man mano che l'ambiente si scalda, i partecipanti tramite chat possono fare delle domande e a ruota i nostri specialisti, i nostri amici risponderanno. Ecco. Allora io partirei con Francesca per una questione insomma di cavalleria. Dunque Francesca, io oltre il discorso della terapia, vorrei chiederti quali esami sono da eseguire in presenza di un'alopecia areata e durante la terapia. Ci sono degli esami specifici? Poi un'altra domanda che spesso, te la faccio così subito a te, poi con gli altri. Un'altra domanda che spesso viene fatta è: per il vaccino Covid-19 ci sono controindicazioni per i soggetti affetti da alopecia areata? A te la parola, Francesca. Buonasera a tutti, vi ringrazio di avermi invitato. Allora, rispondo prima alla prima domanda. Allora, non esistono degli accertamenti specifici per l'alopecia areata, né di laboratorio né strumentali, però appena arriva un paziente con alopecia areata, la prima cosa da fare normalmente è andare a cercare quelle patologie che sono più frequenti in pazienti con alopecia areata, quindi andare a vedere le patologie concomitanti che talvolta sono presenti. Quindi si vanno a fare degli esami di laboratorio per osservare la funzionalità tiroidea, quindi la T4, il TSH, quindi cercare soprattutto gli anticorpi antitiroide, quindi antitireoglobulina, antitireoperossidasi e anche altri esami, sempre anticorpi che vanno a osservare, che vanno a essere associati a patologie autoimmunitarie come il LANA. Talvolta si ricercano anche la presenza di celiachia, quindi gli antiendomisi o l'antitrasglutaminasi. Un esame molto importante anche per quanto riguarda la terapia è il dosaggio della vitamina D, per osservare se è presente contemporaneamente l'atopia, perché talvolta i pazienti con alopecia areata hanno contemporaneamente anche atopia, si possono eseguire dei prick test o le gettorali. Soltanto raramente si fanno gli anticorpi antiparete gastrica, perché raramente può essere associata alla gastrite cronica autoimmune. Questi sono gli esami, diciamo, che vanno fatti di solito di routine appena arriva un paziente con alopecia areata, ma non esistono degli esami ultra specifici di laboratorio che devono essere, che vengono fatti per fare una diagnosi di alopecia areata. Infatti i nostri esami diagnostici, quelli che noi facciamo normalmente, sono la tricoscopia e il tricogramma non viene fatto nell'alopecia areata perché il Kebner si è visto andare a stimolare, diciamo, proprio la produzione delle chiazze. Per quanto riguarda invece la seconda domanda che mi ha fatto, non esiste, allora, anzi il vaccino non è che non deve essere fatto, deve essere fatto in pazienti con alopecia areata, come tutti i pazienti con le patologie autoimmunitarie non possono farlo ma devono farlo. Infatti l'alopecia areata, i pazienti con alopecia areata devono essere messi allo stregua come i pazienti con artrite reumatoide, con patologie reumatologiche, quindi tutte quelle patologie in cui è impattato il sistema, diciamo, immunitario,
devono fare il vaccino, che sia AstraZeneca, che sia Pfizer o sia altro. Benissimo, Francesca. Volevo, prima di passare agli altri due colleghi, sottolineare anche negli esami che hai detto, noi come associazione abbiamo già da qualche anno in piedi un'indagine epidemiologica di tutti i pazienti che possono collegarsi a tutta Italia, dove descrivono le patologie associate. E come giustamente hai detto te, c'è la dermatite atopica, la tiroidite, la celiachia, il lupus, e quindi sono diciamo così, patologie che sono associate a questo. Ecco, È bene diagnosticare l'atopia, perché si è visto che in pazienti atopici la risposta alle terapie è più lenta, quindi è bene anche sapere contro chi dobbiamo andare a combattere. Bene, sicuramente arriveranno delle altre domande per te, Francesco. Io adesso passerei a Francesco per un'altra domanda che ci viene spesso fatta, specialmente nei precedenti webinar che abbiamo fatto. Era i JAK inibitori per uso topico, a che punto siamo? Questa è una domanda. E poi il punto sui farmaci biologici a proposito della terapia della dermatite atopica. Abbiamo un farmaco biologico e volevo sapere A, la tua esperienza e B, le prospettive che ci possono essere. Grazie Francesco. Sì, allora io, se è possibile, dico grazie a tutti intanto per l'invito, grazie ai pazienti, grazie all'associazione. Vorrei condividere lo schermo perché avevo preparato un paio di info proprio Sì. didascaliche, proprio perché sennò magari parlando di farmaci nuovi, nomi strani, magari a qualcuno interessa segnare qualcosina. Vediamo un po' se riesco a condividere lo schermo. Ecco qua, sì, si vede benissimo, sì. Ok, perfetto. Allora, andiamo proprio da questo. Quindi diciamo, questo per quanto riguarda i JAK inhibitors, che sono questi farmaci che probabilmente e diciamo speriamo possano rappresentare il futuro della nostra terapia dell'alopecia areata, soprattutto nei pazienti con un'alopecia areata di tipo severo, cioè che coinvolge più del 50% dello scalpo, presente da tanti anni, che è molto recalcitrante, che ha un aspetto diciamo con recidive molto frequenti. È chiaramente esperienza comune avere a che fare con questo tipo di pazienti che chiaramente sono un impegno sia per noi che per il paziente. Avere questo tipo di patologia molto diciamo gravoso, molto difficile da affrontare, perché chiaramente è frustrante, no? Non avere a disposizione una terapia risolutiva o comunque risolutiva nella stragrande maggioranza dei pazienti. Questi farmaci diciamo sono in studio da ormai più di 10 anni. Prima per l'artrite reumatoide, poi si è passato anche all'approccio dermatologico, quindi sono stati studiati per la dermatite atopica, per la vitiligine e non per ultimo per l'alopecia areata. E diciamo, oltre a tutti i case report, ci sono 2 review recenti che hanno fatto un po' d'ordine in tutto questo mare di case report che chiaramente lasciano il tempo che trovano, perché sono esperienze singole o su pochi pazienti. Quindi diciamo i farmaci che attualmente sono stati studiati per l'alopecia areata della famiglia dei JAK inibitori sono questi 6, di cui solo i primi 3 hanno ancora un nome, quindi ancora siamo molto in fase arcaica. Però diciamo il tofacitinib, il ruxolitinib e il baricitinib abbiamo già tante esperienze sui pazienti, soprattutto a livello internazionale, perché in Italia i trial, ricordiamo, su questi farmaci per l'alopecia areata non sono mai arrivati fondamentalmente. In particolare, come mi chiedevi tu Enrico, il baricitinib è quello che ha ottenuto di recente l'indicazione per la dermatite atopica e diciamo già in scheda tecnica risulta questa indicazione, mentre ancora non c'è la possibilità di fare la prescrizione ospedaliera con il piano terapeutico classico dei farmaci biologici, ma da qui a un mese io immagino che sarà possibile. Noi abbiamo esperienza con una paziente che è affetta da dermatite atopica e alopecia areata, che ha fatto questa terapia e ha un'alopecia areata universale con un'ottima risposta. Tra l'altro è un'alopecia areata universale da tanti anni, quindi
anche da questo punto di vista la risposta, ma la mia patologia va avanti da tanti anni, rimane una patologia reversibile, tant'è vero che se si trova la terapia giusta il paziente migliora. Quindi diciamo chiaramente fra tutti questi farmaci il tofacitinib è quello che è stato studiato di più perché è stato il primo ad essere provato diciamo nei pazienti con alopecia areata, e i tassi di ricrescita medi che sono emessi da queste review sistematiche sono del circa il 72%, quindi una ottima percentuale, considerando che anche i corticosteroidi che rimangono alla prima linea rimangono sempre intorno al 50%, quindi un paziente su 2 risponde in maniera adeguata. Stanno emergendo anche quelli che possono essere gli effetti collaterali più frequenti di questi farmaci, perché anche su quello chiaramente dovremo trovarci di fronte e ancora ne sappiamo poco. Diciamo che fondamentalmente nessun paziente ha avuto effetti collaterali severi, ma quelli più frequenti sono le infezioni del tratto respiratorio superiore, quindi diciamo normali raffreddori. Alcuni pazienti hanno avuto delle tromboembolie venose che oggi sono molto, diciamo, gettonate sulla AstraZeneca, esatto, sì. Però non di livello comunque severo, Sì. E dal punto di vista degli esami ematochimici ci può essere un aumento delle CPK, delle LDL e o degli indici epatici, quindi questo è quello che dobbiamo prepararci ad affrontare, quindi chiaramente saper selezionare gli esami da far fare ai pazienti, eccetera, ma tutte cose che poi fondamentalmente già facciamo già col cortisone, la ciclosporina e gli altri immunosoppressori. Per quanto riguarda l'altra domanda che mi facevi sulle formulazioni topiche che pure si stanno studiando e che potrebbero rappresentare effettivamente un ottimo stratagemma per i pazienti che dovranno fare queste terapie per lungo periodo, se non per sempre, perché cos'è che succede? Che in tutti i trial sui JAK inibitori, anche diciamo quelli con le migliori aspettative e con i migliori risultati, comunque i pazienti alla sospensione della terapia prima o dopo hanno recidivato. Quindi non stiamo parlando della panacea, stiamo parlando comunque di un farmaco molto più selettivo e molto più efficace dal punto di vista proprio delle percentuali di risposta, ma che comunque ha sempre il problema della recidiva alla sospensione dopo mesi, dopo anni, però quasi sempre presente. Per cui una possibilità sarebbe quella o di trovare una formulazione orale nel long term che non dia effetti collaterali, che possa essere usata per lunghi periodi, oppure appunto una formulazione topica. Sono in studio già sia il tofacitinib che il ruxolitinib come unguento, hanno una buona efficacia nei primi studi che sono stati fatti dal 30 al 70%, chiaramente parliamo di studi ancora preliminari anche rispetto alle molecole orali, e quindi diciamo questa è un'altra strada che in futuro secondo me verrà sicuramente utilizzata proprio perché i pazienti con una buona risposta possono continuare la terapia per un periodo indefinito. Quindi ecco, sicuramente queste sono le novità in materia. Grazie Fred. 2 ulteriori brevissime domande prima di passare a Nicolò. Ecco, uno è, io ho l'esperienza anche che a Genova ci sono stati 2 o 3 casi di dermatite atopica con persone affette da alopecia e i capelli sono ricresciuti. Tu mi parlavi della tua esperienza. Come associazione, noi potremmo raccogliere dei dati e in che forma? Dire, non so, il centro dermatologico di Roma ha dei pazienti con alopecia, con una dermatite atopica, cioè per avere un risultato, una specie di indagine epidemiologica, qualcosa, prima di... Io credo di sì. Vai, dimmi. E quindi questa, perché noi come associazione dobbiamo essere un punto di riferimento concreto. Noi se dobbiamo stimolare a qualsiasi livello, noi ci siamo e dobbiamo esserci. Per cui se noi abbiamo l'opportunità di dire, guardate, forse è meglio indirizzare un'indagine, una ricerca su questo, e quindi questo potrebbe avere poi un seguito. L'altra cosa sul JAK inibitori topici, ma tipo non so, da te a Roma in Italia ci sono delle strutture dove a livello tra virgolette riescono a formularlo e avere dei pazienti che seguono, che tu sappia, oppure no?
Ecco, queste Guarda, sono... che io sappia no, Sì. e ti dirò di più che chiaramente la prima domanda che ci è venuta un po' a tutti è possibile fare delle preparazioni galeniche? Perché Esatto, poi esatto. fondamentalmente quello Sì, che sì, facciamo per molte altre terapie. sì. E sono dei farmaci molto particolari perché comunque sono indice di dati di laboratorio di tanti anni, quindi non è una preparazione che prendi il principio attivo e lo fai. Però da qui a 5 anni magari sì, anche perché una volta che abbiamo le compresse e il farmacista barra il biologo Esatto. le studia, eccetera, così come è stato fatto per la finasteride o altre cose, la formulazione topica può essere prima o poi, può venire fuori a prescindere dalle aziende, ecco, quello sì. Sulla formulazione orale chiaramente è diverso proprio per il discorso del copyright, insomma del brevetto, e per cui diciamo da qui questo sicuramente nei prossimi 20 anni dobbiamo solo sperare che le associazioni come l'ANA abbiano una potenza politica tale da far approvare questi farmaci per l'alopecia areata come è stato per la psoriasi, quello è. Benissimo, grazie, anche per te avremo modo di avere altre domande. Adesso volevo passare a Nicolò. Faccio a togliere la condivisione. Okay. Ecco, Nicolò, una domanda che volevo farti era, in presenza di alopecia areata, quali sono i criteri per impostare la terapia locale o sistemica o viceversa? C'è un criterio o va in base all'esperienza o c'è un protocollo? Ecco, tanto. L'altra domanda che magari puoi rispondere, nella terapia topica, esempio noi adoperiamo l'acido squarico, quanto bisogna aspettare per affermare che la terapia può essere efficace oppure no? Ok, ecco te. Allora ringrazio chiaramente anch'io l'associazione e tutti i presenti per l'invito. Mi sentite bene innanzitutto? Assolutamente sì, okay. sì. Allora, in merito alla prima domanda, fondamentalmente quello che guida e che orienta la scelta della terapia è l'età del paziente, sono 3 fattori: l'età del paziente, l'estensione della malattia, quindi bisogna valutare che percentuale di cuoio capelluto è coinvolta, questo si fa con uno score numerico, e se ci sono anche delle sedi extra cuoio capelluto coinvolte, che possono essere, le conoscete tutti, la barba, le sopracciglia, le ciglia, i peli pubici, i peli ascellari e così via, e la fase di attività della malattia più che la durata della malattia. Quindi per fase di attività sapete tutti che sono 2 le forme di alopecia areata, c'è la forma acuta e c'è la forma cronica. Noi dermatologi con 2 semplici test, che sono il pull test e la tricoscopia, riusciamo a capire in che fase di attività è la malattia, perché se un paziente ha chiazze che si stanno estendendo, il pull test alla periferia delle chiazze è positivo, ci sono segni di attività della malattia che vediamo col dermatoscopio, quindi proprio appoggiando lo strumento sul cuoio capelluto, allora scelgo una determinata terapia. Se è una forma di alopecia areata cronica o ancora alopecia areata totale o universale, ne scelgo un'altra di terapia. Quindi fondamentalmente sono questi 3 fattori, vi ripeto, sono l'età del paziente, l'estensione della malattia e la fase di attività della malattia. L'età del paziente l'ho detto un po' velocemente, perché è chiaro che le terapie che io do all'adulto sono diverse da quelle che do all'adolescente, sono diverse da quelle che do a un bambino in età pediatrica. E in merito alla seconda domanda, invece, per quanto va continuata la terapia, nello specifico con il butilestere dell'acido squarico, il SAB, questa è una terapia lunga che va spiegata molto bene ai pazienti, perché ci vanno mesi prima di trovare la giusta concentrazione del preparato e ci vanno mesi prima di vedere una risposta, cioè non mi aspetto una risposta prima di 5-6 mesi di terapia, devo andare avanti anche 12-18 mesi a dire che la terapia funziona bene o non funziona male o non funziona. Quindi a me capita spesso con le ragazze giovani di fare un po' fatica a farla accettare questa terapia, perché poi sapete che è una terapia che dà arrossamento del cuoio capelluto, può dare rigonfiamento dei linfonodi laterocervicali, quindi io penso, ma questo vale poi per tutte le terapie, se uno la spiega bene e spiega bene al paziente a cosa va incontro, poi la fiducia del paziente c'è, pur sempre sottolineando che è una patologia capricciosa, come avete detto tutti in precedenza, e quindi questa terapia generalmente funziona in una percentuale non altissima di pazienti, poi dipende dall'estensione, però
fino a un 50-60% dei pazienti rispondono, a volte anche di più, e però sono terapie difficoltose, un po' laboriose, a volte la crescita non è proprio estesissima, però a mio avviso vale la pena tentare, proprio perché pur essendo una terapia vecchia è quanto di meglio oggi abbiamo a disposizione per l'alopecia areata cronica. Mentre per quanto riguarda la terapia con gli steroidi, anche lì non mi aspetto quindi sia col cortisonico locale che col cortisonico sistemico, si parla dell'ordine sempre di mesi e non di settimane, cioè vado avanti mesi, 3-4 mesi per vedere i primi risultati con lo steroide e poi aspetto fino a 8-12 mesi per poi dire è efficace, bene, non è efficace. Quindi spero di aver dato una risposta esauriente a tutto. E un'altra cosa, mentre tu parlavi mi è venuta in mente una cosa, cioè esiste una terapia, cioè tu sei di fronte a un paziente affetto da alopecia areata che viene all'inizio dell'autunno, no? Tieni conto anche del periodo a cui si va incontro, cioè durante l'inverno, primavera, e c'è differenza rispetto a un paziente che tu puoi vedere a primavera? Cioè questa è una domanda chiaramente da dire. Allora sì, sì, perché allora, a parte le recidive, scusate, di alopecia areata, ho osservato, ma non sono l'unico, penso che ci siano anche dei dati in letteratura, me lo conformeranno i miei colleghi, che sono più frequenti nei cambi di stagione. E poi è chiaro che se io vado incontro, trovo un paziente, stiamo andando incontro al periodo estivo, diventa più difficile, ad esempio, tollerare un clobutazolo in unguento in occlusione tutta la notte con 40 gradi rispetto a magari usare una formulazione in lozione o in schiuma. Quindi questo senz'altro guida la scelta terapeutica del dermatologo. E poi bisogna anche considerare che nei cambi di stagione chi soffre di alopecia areata magari a poche chiazze si può associare anche una caduta stagionale, un telogeneflugo, quindi possono esserci delle patologie concomitanti. Però sì, la terapia è guidata anche dalla stagionalità, assolutamente. Francesca, volevo chiederti una domanda che c'era stata fatta, era stata anche l'altra volta. L'uso della parrucca per tanti anni può in qualche modo apportare difficoltà nella ricrescita, a tuo avviso? No, non c'è questo problema. Anzi, Può l'occlusione potrebbe anche far penetrare meglio le soluzioni che noi mettiamo, la crema che noi mettiamo. Anzi, le creme le mettiamo proprio in occlusione la sera con impacchi o con cuffia. La parrucca può solo far bene anche perché uno vedendosi, noi sappiamo che in questa patologia è importante anche l'aspetto psicologico, quindi la parrucca può soltanto aiutare a rendersi, diciamo, ad avere un aspetto positivo con gli altri e quindi fare le terapie che sono delle terapie lunghe in maniera più tranquilla. Confermo questo dato perché nella mia esperienza di ormai oltre ventennale ho visto dei casi in cui appunto le persone che hanno messo, anche nelle persone giovani che hanno messo la parrucca, indipendentemente quasi dal tipo di terapia, i capelli sono ricresciuti, non ci chiediamo il perché, insomma, sai benissimo. Fa il suo decorso, noi la possiamo solo aiutare, facciamo le terapie giuste, quelle che siamo in letteratura, cioè da tanti anni che si studia su questa patologia, però è una patologia che può andare anche in contraguarigione sola senza alcun trattamento. Però ovviamente con i trattamenti che noi facciamo, che possono essere alcuni molto vecchi ma sempre attuali o quelli più nuovi, possiamo sempre aiutare e velocizzare la ricrescita. Sì, certo. Un'altra domanda per Francesco era, parlando dei JAK inibitori, sono farmaci come tutti gli altri che naturalmente se rispondono bisognerebbe poi prenderli per tutta la vita, oppure è un po' quello che si diceva prima, nel senso, esatto. Questi farmaci sicuramente hanno un tasso di risposta più alto rispetto a tutti quelli che utilizziamo attualmente, questo diciamo lo sappiamo perché sono dei farmaci target, quindi vanno a livello dell'infiammazione, del coinvolgimento del sistema immunitario in maniera molto più selettiva rispetto agli immunosoppressori generici come possa essere la ciclosporina, il cortisone, eccetera.
Il problema è che, essendo questa patologia probabilmente un qualcosa che i pazienti che hanno la patologia in forma severa, perché poi va sempre distinta la forma in 1 o 2 chiazze che ha un'ottima prognosi da quella invece di pazienti con alopecia areata totale o universale, che probabilmente hanno un interessamento del sistema immunitario perenne o quasi, cioè probabilmente il loro è uno status quasi, no? Per cui in questi pazienti sicuramente bisogna poi trovare una soluzione nel long term, quindi appunto come si diceva prima, o trovare un dosaggio che non dia effetti collaterali o alterazioni nelle analisi dei JAK inibitori per bocca da prendere in cronico, oppure passare al topico nel momento in cui si è ottenuta la ricrescita. Nel momento in cui si è ottenuta la ricrescita si può passare alla terapia topica. Sì. No, è o disattivare, mi pare. Disattivare. Ecco un'altra, bisogna disattivare Disattivate l'audio. Esatto, l'audio, chi non è collegato disattivi là. Allora, una domanda. Buonasera a tutti, io soffro di alopecia da più di 20 anni, attualmente sono in parziale rimissione, senza terapie, ho una chiazza dietro la nuca, i cui margini sono soggetti a caduta. Che terapia faresti in questi casi? E dopo tanti anni senza terapie, è possibile una migliore risposta? Grazie molto. Non so chi mi vuole rispondere. Vabbè, rispondo io, andiamo per ordine, poi Sì. vediamo se i miei colleghi sono Sì, d'accordo. esatto, benissimo, sì, mi sembra la cosa esatta, sì. E beh, questo è il bello della diretta. Esatto. Allora, la nuca fa più fatica a rispondere, perché le chiazze di nuca, di alopecia areata alla nuca, è una zona che si chiama ofiasi. Ofiasi. E quindi è una zona che risponde, ahimè, più difficilmente alla terapia. Vediamo già dalla domanda come questa persona, Francesca, ci dice che ne soffre da 20 anni ma è in parziale remissione senza terapie, quindi questo spiega già quanto sia capricciosa questa malattia, e questo va detto ai pazienti. A volte anche senza terapia, magari a un certo punto i capelli di punto in bianco ricrescono. Che terapia farei in questo caso? Allora, dipende da quanto è estesa la chiazza. Se è una chiazza piccola io la infiltrerei con uno steroide diluito, quindi con un triancinolone acetonide, quindi Tenacort diluito. Altrimenti, se più estesa, si può prendere in considerazione in questa forma anche un'immunoterapia topica. Io la penso così, poi sentiamo cosa dicono Francesco. Sì, sono d'accordo. No, sì, assolutamente infiltrazione di chena, insomma di steroidi locale anche nell'ofiasi funziona bene. Certo, una forma inveterata così bisogna capire anche effettivamente la prognosi in questo caso, quanti follicoli vediamo alla tricoscopia vuoti, quello è. E una cosa che diciamo ultimamente sto utilizzando con un discreto esito è il minoxidil orale, perché questi pazienti probabilmente già lo fanno da tanti anni il minoxidil e oltre un certo livello non vanno. Invece col minoxidil orale possono avere quella spinta in più della ricrescita in queste chiazze ormai un pochino inveterate o ferme lì al punto di partenza, che può stimolare la ricrescita della chiazza o della zona circostante tale da ricoprire meglio le chiazze. Se la paziente ha fatto già l'acido squarico di fenciprone, poi l'aveva sospeso e che la remissione c'è stata, e anche, mi sembra di capire da Nicolò, cioè sarebbe anche utile rifare di nuovo l'acido squarico, l'immunoterapia. Era questo a cui ti riferivi te, Nicolò? No, non ho capito la domanda. Se una volta che l'hai fatta hai avuto No, nel senso che la paziente che adesso è in remissione probabilmente ha fatto negli anni precedenti sì. l'acido squarico, no? Quindi poi, perché la ricrescita è stata totale, non ha più fatto l'acido squarico. Quindi lo può riprendere. Esatto, quindi potrebbe al posto di fare, esatto, era quello che... Può riprendere, poi se è una chiazza piccola io le consiglio l'infiltrazione, e Francesco ha ragione, perché il minoxidil dà una spinta. Se c'è una crescita di peli che non diventano peli terminali per i capelli lunghi, ma sono peletti piccolini e sono un po' sottili, il minoxidil dà una grande mano, assolutamente. Come effetto collaterale cosa può essere? No, in realtà guarda Enrico, lo studio che hanno fatto tutti i pazienti, più di 100 pazienti, nessuno ha avuto ipotensione. Era quello è uscito tra l'altro proprio adesso un profilo degli effetti collaterali del minoxidil orale, in realtà il 15% è l'ipertricosi e poi meno del 5% con l'1% a testa possono avere
tachicardia o diciamo edema tibiale, ma tutti molto ben tollerata, tale da non sospendere la terapia. E la Quindi posologia, solo per magari... sì, è la posologia in base al peso oppure è una posologia che No, si può... non è ancora standardizzata, però nella donna diciamo quasi sempre si dà 1 milligrammo e nell'uomo 2,5. Ho capito. Un'altra domanda è, dunque, di alopecia, ecco, ma come si fa a fare una terapia topica su un soggetto con alopecia universale se non ha né peli né capelli? Bisogna spalmare in tutto il corpo? Cioè, questa è la domanda che mi... Dipende uno dove ci tiene di più, ovviamente, quindi più il cuoio capelluto si fanno gli impacchi in occlusione. Se uno ci tiene di più l'aspetto del cuoio capelluto, e poi nel senso quando uno fa il cortisone in occlusione, come sapete, possono crescere i peli anche a distanza, perché comunque viene assorbito di più e quindi ci possono essere anche gli effetti a distanza, quindi non è necessario spalmare le gambe, le braccia, perché è molto frequente che ci crescono i peli anche al pube con un'applicazione di cortisone al cuoio capelluto. Benissimo. Un'altra domanda. Hai detto bene, Francesca, cioè l'occlusione è fondamentale. Sì. Dimenticavo che ovviamente con terapie cortisoniche a lungo termine è sempre importante fare il controllo del calcio, PTH, il cortisolo, il DEAS, per vedere se vi è un'immunosoppressione dell'asse ipotalamo ipotalamo surrenale, sì, il surrene, eccetera, certamente, sì, certo. Poi c'è da dire comunque che i pazienti con l'alopecia areata totale universale in teoria dovrebbero fare una terapia sistemica, cioè solo nel caso in cui non potessero andare incontro alla terapia sistemica, allora questi stratagemmi di fare l'occlusione eccetera vanno benissimo. O una sensibilizzazione, perché secondo me nei casi di alopecia, e poi c'è da dire anche che la sensibilizzazione può essere anche associata al ditranolo, perché si è visto che l'associazione tra acido squalico e ditranolo ha una maggiore frequenza di risposta rispetto all'acido squalico solo o di fenciprone più ditranolo, che è comunque irritante. Sì, anche se non è facile da fare acido squalico. Lo so, però i pazienti sono bravi, sono molto costanti. Dobbiamo cercare di confondere il nostro sistema immunitario. Esatto, con l'allergia o con l'irritazione. È vero. Allora, un'altra domanda: è possibile sapere se i JAK inibitori, nello specifico il Tocacinix, prodotto nella casa farmaceutica in Bangladesh al costo di $15 a scatola, è un prodotto conosciuto e valido? Conosco una persona, naturalmente, conosco una persona che lo sta assumendo. Allora, diciamo, sinceramente, bisogna dire, esatto, essendo dei farmaci così particolari, con un profilo di effetti collaterali che comunque va sempre tenuto un po' importante, non farei questo tipo di prove, ecco, non parliamo della crema anti-age, che chi se ne frega, cioè sono dei farmaci comunque immunomodulanti, ma comunque che riguardano una compromissione del sistema immunitario, per cui sinceramente il tofacitinib in Italia, che è uno dei paesi in cui i farmaci costano notoriamente meno, la confezione da 182 compresse, sto leggendo adesso, costa 3.860 euro, quindi mi sembra un pochino strano. Assolutamente. A orecchio. La catena di produzione in questo caso qua è importantissimo. Esatto, anche perché non sappiamo mai il principio attivo, se è veramente presente, a che percentuale, come è stato affinata la compressa, quindi insomma. Assolutamente. Mentre magari aspetto altre domande, ritornando un attimo dei compiti dell'associazione, se noi volessimo dire col 5 per 1000 oppure come dire, propagandare un'iniziativa, dire vediamo se è possibile reclutare, fare uno studio reclutando 10-15 persone per vedere se il JAK inibitore a livello locale è possibile fare, eccetera, assumendocene in parte, tra virgolette, il costo. Questo qua sarebbe possibile oppure, a vostro parere, oppure è una situazione ancora borderline dove c'è il comitato etico, dove c'è tutto un discorso che
è tutto da Sì, fare. perché parliamo comunque di farmaci sottoposti a brevetto. In più, per quanto riguarda i JAK inibitori topici, io credo che ancora non siano proprio in commercio. In tutto il mondo credo che ancora non ci siano, perché sono solo ancora in fase di trial, mentre quelli sistemici, essendo che ormai hanno passato tutte le fasi della sperimentazione, sono già in commercio e comunque in diversi paesi. Quelli topici, che io sappia, sono ancora in fase di trial, quindi anche per le altre indicazioni intendo, anche per la Sì, vitivinicolo, certo, eccetera. certo. Un'altra domanda: un soggetto con alopecia universale di 10 anni, che probabilità ha di sviluppare altre malattie autoimmuni correlate tipo vitiligine? Sì. Ormai, cioè, secondo me, non si deve avere la paura delle altre patologie autoimmunitarie, sono soltanto delle correlazioni e non è obbligatorio la ricerca di una patologia autoimmunitaria presente. Talvolta l'alopecia areata, come ben sapete, cioè, può essere isolata e basta. Quindi io non farei andare alla ricerca di patologie autoimmunitarie obbligatoriamente presenti. Poi comunque un'alopecia areata universale da 10 anni, quindi è già 10 anni che sicuramente le avranno prescritto tante volte gli esami dell'autoimmunità. Poi le patologie tiroidee sono frequenti nel 25% dei casi. Gli ANA possono essere nel 50%, sono 1,80. 1,80 è un valore quasi normale. Quindi io non andrei alla ricerca continua di queste patologie autoimmunitarie. Sì. Sì, tra l'altro una cosa che vorrei aggiungere è che spesso i pazienti mi chiedono: ma è il caso che io vada dall'immunologo? No, nel No. senso, questa è una patologia, come diceva Francesca, che non ha un profilo di autoimmunità noto, quindi non c'è nulla da cercare fondamentalmente, se non i classici, come diceva lei, appunto, anticorpi per la tiroide, per le altre patologie autoimmuni, però ecco, per la vitiligine anche lì non c'è nulla da cercare, quindi sappiamo che c'è un'aumentata probabilità, ma non così alta, di avere più di una patologia autoimmune, però ecco, non è che aspettiamo e vediamo se si verifica. Quindi guarda, anche a me, Francesco, capita spesso di pazienti che sono già andati e mi chiedono se devono andare dall'immunologo. Sì, sì, è frequentissima questa cosa. Sì, è vero. Sì. È vero. Sì. Ma però anche sottolineare una cosa, che spesso magari i pazienti che mi mandano delle email, oppure li vedo anche personalmente, ma neanche come battuto, ma a volte spiego loro che, tra virgolette, essendo una patologia autoimmune, l'alopecia areata, e se rimane solo quella, tra virgolette, concedetemi il termine, va bene così sotto alcuni aspetti, sulle altre patologie molto più importanti e progressivamente degenerative che possono essere, quindi non è il discorso mal comune mezzo gaudio, però bisogna a volte prendere realtà della situazione. Un'altra domanda è: chiede ai dermatologi se hanno mai utilizzato anche prodotti che intervengono sulle disbiosi, eventualmente con quali risultati? Ma allora, a me capita di prescriverli assolutamente, prebiotici, probiotici, anche perché adesso, come dicevi tu Enrico prima, si parla tantissimo di microbiota, di microbioma, e quindi ci sono dei fermenti lattici che possono essere utilizzati nell'alopecia areata, ma non in monoterapia, questo non dimentichiamolo, cioè non è che mi curo dall'alopecia areata solo con il fermento lattico, col prebiotico, col probiotico. È chiaro che se c'è un quadro di disbiosi intestinale può essere utile una collaborazione magari anche con un gastroenterologo per capire se ci sono delle problematiche da approfondire, e può essere utile assumere questi prodotti, però sempre accompagnati da una terapia, da linee guida, insomma, consolidata. Volevo dire ancora una cosa in merito agli immunologi, non voglio parlare male degli immunologi, però capita di pazienti che scelgono come prima figura di riferimento l'immunologo. Questa è una patologia che segue il dermatologo, perché se l'immunologo non ha nella sua iperspecializzazione, non segue l'alopecia areata, poi non sa neanche come trattarle. Sì. Cioè, a me è capitato, già per i dermatologi è difficile, appunto, già è difficile per i dermatologi, quindi non dico che uno non ci debba andare dall'immunologo, per carità, però mi è capitato di vedere referti di immunologi che danno terapie
multivitaminici, cose di sostegno, dove però poi manca la terapia di fondo dell'alopecia areata. Infatti. Sì, poi a questo proposito volevo chiedervi un'altra cosa, sempre cercando di rispondere a tutti. Penso che c'era una domanda, dice: è possibile far analizzare? Penso che si riferisse il al farmaco. prodotto di prima, Sì, insomma. certo, sicuramente se l'avessimo a disposizione un buon laboratorio può analizzare Ecco, no, mi sembra giusto. la composizione, quello sì, per carità. A proposito della competenza, qualche anno fa, vi parlo di forse una decina d'anni fa, a me era venuta l'idea di fare di costituire un comitato ristretto, cioè dove potessero far parte l'immunologo, il dermatologo, lo psichiatra e il genetista. E a dire il vero era partito quest'idea al Gaslini, diciamo, che poi da quest'idea era nata l'ambulatorio del Gaslini, che ormai ha 7-8 anni che è attivo, però ci eravamo riuniti 2 o 3 volte, però poi ho visto che non ha preso campo obiettivamente, quindi l'idea di una collaborazione potrebbe anche esserci, bisogna vedere in che modo e come, ecco. Un'altra cosa che vorrei dire è che noi qui adesso ne aveva accennato il Presidente, probabilmente noi avremo a disposizione una banca dati al Gaslini, dove, questo ne parleremo in seguito, dove gli associati potranno mettere a disposizione un campione di sangue, e eventualmente, se poi ci sarà la possibilità di andare a cercare geni, qualcosa così, noi ci portiamo avanti, ecco, tanto per cercare di non farci mancare niente, ecco, quindi può essere anche naturalmente, esatto. Poi col Gaslini, insomma, è un istituto, qui siamo in via già di risoluzione della collaborazione, quindi è una cosa che dovrebbe essere a breve tempo firmata, ecco. Vedo Paolo che è in collegamento, ma non so all'inizio, non so se ci fosse. Volevo sottolineare, Paolo, che il 13 o il 14, forse mercoledì 13 aprile, a proposito del microbiota, io sono in contatto e parteciperà sicuramente il dottor Mario di Roma, insomma un esperto che parlerà delle patologie autoimmuni e infiammatorie, e in particolare per quanto riguarda l'alopecia areata, quindi avremo occasione di avere più informazioni, ecco, perché è un campo dove naturalmente l'esperienza conta, ma conta anche, passatemi il termine, anche la serietà e la professionalità dei soggetti, ecco, di quello che noi mettiamo in campo e di quello che noi proponiamo, ecco, non so se No, è un campo siete interessante d'accordo. secondo me. Sì, Sì, secondo me, ripeto, questa è una via di ricerca interessante. 2 info in merito a questo al volo. La prima, vabbè, di cui sicuramente se ne parlerà, è appunto questo trapianto di microbiota che esatto. adesso è stato provato su alcuni pazienti e che ha dato buoni risultati in alcuni casi. E un'altra cosa che è emersa da alcuni studi, chiaramente di pazienti singoli, dei case report, eccetera, una dieta povera di glutine anche in pazienti non celiaci può aiutare la terapia dell'alopecia areata, perché comunque sappiamo già da tempo che la dieta ricca di glutine è una dieta pro-infiammatoria, quindi tutte le patologie autoimmuni possono avere una recrudescenza o comunque un peggioramento se si esagera con pane, pasta, pizza e tutti i prodotti che contengono più glutine. Quindi quello, quando i pazienti mi chiedono che posso fare con la dieta, sicuramente un consiglio può essere quello di ridurre un minimo assunzione di cibi contenenti glutine, non sospenderli, soprattutto se non si ha la celiachia, però ecco, ridurre un po' può dare una mano. Sì. Assolutamente sì, è una cosa che... c'era qualche altra domanda? Prego? C'è qualcuno che voleva intervenire? Ecco, un altro argomento, e qua mi baso sulla vostra esperienza, non so se voi avete occasione di vedere anche bambini, diciamo, l'età così, perché c'è il problema della patologia del bambino che affetta l'alopecia, ma c'è il grosso problema dei genitori. Cioè, noi abbiamo affrontato anche dal punto di vista
psicologico con il precedente incontro, così. Però questo è un tema che, ahimè, tutte le volte, anche visto personalmente, viene fuori, nel senso che per quanto incide, e se incide per la vostra esperienza, il comportamento dei genitori nei confronti del bambino e viceversa. Questo io più che, lo so che non c'è una risposta univoca, ma dalla vostra esperienza cosa ne pensate? Ecco. Secondo me talvolta la vivono peggio i genitori dei bambini, perché ne faccio talvolta all'ambulatorio di dermatologia pediatrica, vengono portati bimbi piccoli che non si rendono neanche conto della patologia, quindi sono più i genitori che soffrono e soffrendo loro il bambino secondo me ne risente. Quindi talvolta più anche si deve fare diciamo, una psicoterapia anche ai genitori, perché ovviamente capisco che il caregiver soffre quanto il figlio, soprattutto in periodo scolastico, cioè quando i bambini si trovano in collettività. Sì, infatti Francesca, anche a Roma alcuni pazienti che fanno proprio una terapia psicologica familiare, anche al Bambino Gesù so che fanno questo tipo di cosa, proprio perché chiaramente è tutto l'environment, no, familiare che può essere determinante, sia nel peggiorare la patologia, farla venire fuori nei pazienti predisposti, sia nel aiutare poi effettivamente la terapia nel momento in cui questa fosse efficace. Quindi quello sicuramente è un'ottima idea. Sì, questo, come spesso ripeto, è uno tsunami, perché veramente è una situazione che può essere devastante. Quindi lo so che non esiste l'approccio, ma ci sono varie possibilità, ecco, di affrontare questo argomento, perché e poi credo anche nella possibilità del confronto, no? Della comunicazione attraverso altri soggetti che magari hanno questa problematica, per cercare di aiutarsi a vicenda, ecco, è un discorso l'associazione è utile perché alla fine c'è il confronto tra tutti i pazienti, quindi è l'associazione, questo è il punto forte di un'associazione. Il confronto tra i genitori, il confronto tra pazienti, anche il confronto nelle diverse parti d'Italia, come viene vissuto, come viene gestito, come diagnosticato e anche l'ambito terapeutico. Questa è la funzione della situazione, il confronto tra i colleghi. Sai, adesso anche con Facebook, WhatsApp, c'è la tecnologia imperante, internet ci aiuta, quindi molto. Sì, immagino che ci sono un sacco di gruppi. No, l'idea di Enrico anche di cercare di accorparli un po' è un'ottima idea. È fondamentale. Se vogliamo avere nuovi farmaci fra 5 anni o 10 anni per l'alopecia areata, deve essere tutto merito di un'associazione forte che abbia un peso politico e faccia entrare l'idea alopecia areata, quello è. Come la psoriasi, come la dermatite atopica. Adesso sta avendo anche l'idrosadenite, che ma anche l'idrosadenite, esatto, delle patologie anche meno frequenti. Alla fine delle patologie più destruenti talvolta, meno frequenti, però che ormai hanno una valenza anche con la possibilità di un biologico, mentre nell'alopecia areata da tanti anni che è tutta arenato è rimasto a terapia perché è ancora considerata una patologia estetica, fin quando di nicchia, esatto, non è proprio nei LEA, questo non succederà. Guarda, questo è un nostro gap, ci stiamo facendo, come ripeto, noi nel 2002 abbiamo costituito 3 coppie di genitori, l'associazione, per cui noi avevamo visto anche lungo, ma ci siamo scontrati, abbiamo fatto lettere, siamo andati dappertutto, purtroppo non siamo riusciti. Ora in quest'ultimo periodo, grazie al cambiamento dei social, della comunicazione, perché noi stiamo vivendo questa situazione, normalmente prima facevamo dei convegni bellissimi dal vivo che hanno l'importanza, però adesso con i social, con quello che diceva il Presidente, che abbiamo aumentato la comunicazione e c'è un ritorno, ci sono molto più associati in questo periodo, perché noi siamo sempre dell'idea che nel momento in cui andremo da un politico a cercare di far ottenere determinate cose, la prima domanda che ci faranno è sicuramente quanto siete, chi rappresentate, sicuramente. Quindi
Sì. Ma quello, sai, mi dicevi, Presidente, certo, la psoriasi è una potenza, anche perché voi mi insegnate che c'erano dei farmaci biologici che avevano un costo, per cui anche le case farmaceutiche Ma tuttora sono buttate a sì, da lì in una- poi, dal primo in poi è proprio un effetto domino, perché Sì. da quando si approva un farmaco biologico per una patologia, poi tutte le altre aziende hanno lo stesso diritto e quindi da lì si stimola la ricerca. Come per la dermatite atopica, alla fine Esatto, è così. è partito uno, ma secondo me con gli anti-Jack noi possiamo farcela, dobbiamo soltanto arrivare al punto della prescrizione degli anti-Jack e delle sperimentazioni in Italia, perché alla fine non è che c'è molto. Sì, ma infatti, Esatto, In America viene prescritto tranquillamente, ma in Italia è tutto bloccato, anche nei centri d'eccellenza. Comunque l'interesse per la patologia, devo dire che negli ultimi anni secondo me un po' più presente è. Sì, quello sì. Ma il discorso è anche, poi c'è un'altra domanda, viviamo anche in un momento particolare, in questo momento del Covid naturalmente. A me era capitato, io parlo della Liguria, che c'ero quasi, tra virgolette, riuscito ad avere un colloquio in commissione sanità, dicendo per il riconoscimento, sentite bene, di un supporto economico per la parrucca. Poi naturalmente è scoppiato tutto, prima le votazioni delle regionali, poi questo bailam delle Covid. Naturalmente la domanda che, anche se non ti dico, ti fanno capire, ma adesso siamo troppo nei problemi grossi, non possiamo occuparci, tra virgolette, dell'alopecia areata, perché l'alopecia è ancora una patologia sommersa. Io che ho fatto per 40 anni il medico di famiglia, ci sono tanti miei colleghi che ancora, adesso mi chiamano perché sanno che mi occupo di questa patologia, ma sono tanti colleghi che ancora non sanno esattamente cosa sia, perché viene considerata a volte una patologia estetica, l'estetismo, dice vabbè, tanto. Quindi dobbiamo combattere verso questa situazione che è veramente grossa, è un macigno, ecco. Ma comunque, insomma, siamo sicuramente ormai decisi ad andare avanti. Altre due domande. In merito all'alimentazione antinfiammatoria, per chi è affetto ad alopecia, anche i latticini sarebbero da ridurre insieme al glutine? E poi un'altra domanda, soffre di alopecia multifocale da 2 anni sul corpo, sia sul corpo che alla testa. Seguo un'alimentazione vegana. Creo scompiglio? Grazie. Non so, chi è che mi risponde? Beh, è complicato, ci servirebbe anche un nutrizionista. Ma io diciamo sul discorso latticini, punto interrogativo, nel senso anche i latticini hanno delle proprietà proinfiammatorie, quindi anche lì non bisogna esagerare, così come per il glutine. Sulla dieta vegana, che io sappia, però da profano, non è una dieta senza glutine, cioè a volte può essere anzi una dieta con delle ridondanze dal punto di vista di alcuni principi, quindi probabilmente e poi soprattutto potrebbe essere una dieta con alcuni squilibri vitaminici, tra cui che ne so, il ferro, altre vitamine che comunque per i capelli sono importanti, per cui sono d'accordo con te, Francesco. Sul latte e latticini abbiamo le evidenze sull'acne, abbiamo le evidenze su altre patologie, non sull'areata, però in generale sono pro-infiammatori, quindi mi capita di vedere. Dimmi. No, dico ridurre sì, però non eliminare del tutto. Poi ridurre, ma non anche il glutine, per chi non ha un problema proprio già provato, non bisogna eliminare assolutamente, anche chi. Se no poi veramente si diventa intolleranti per sempre. Sulla dieta vegana sono d'accordo con te, di stare attento che non ci siano poi dei deficit in generale di tutti i micronutrienti, però non c'è un problema in particolare per l'areata. Quindi poi ci si può sempre magari consigliare dal punto di vista anche dietetico, insomma, è una situazione che bisogna stare attenti per non fare dei danni, a non limitarsi nell'introduzione di determinati alimenti che sono fondamentali, ecco, perché insomma non è una dieta. Ma io direi che la discussione insomma, fino adesso è stata veramente interessante, ecco, quindi
Io direi, ecco, perché mi sembra anche bello, adesso è un'oretta che siamo in collegamento. Innanzitutto vi ringrazio molto e sarete sicuramente invitati, anzi costretti a intervenire un'altra volta che Sempre un decideremo piacere. insieme, perché è stato veramente interessante. Quindi il numero di partecipanti è stato valido e come format direi che funziona molto bene, perché c'è un primo confronto che si parla un po' di tutto e quindi veramente vi ringrazio molto e adesso passo di nuovo la parola al Presidente per i saluti finali e un abbraccio a tutti, insomma. Grazie. Grazie. Vi ringrazio moltissimo, siete stati straefficienti, avete catturato l'interesse di tutti e stanno arrivando ringraziamenti proprio a briglia sciolta. Come dice Enrico, vi stalkereremo per tempo adesso. Vi ringraziamo molto per essere intervenuti, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e ci rivedremo con i nostri soci, ci rivedremo penso il mese prossimo, come ha detto Enrico. Ringrazio anche l'associazione Mediterraneo Piaceriata per essere intervenuta e poi avrei piacere di incontrarci per fare due chiacchiere, magari pensare di unire le forze, perché più siamo e meglio facciamo. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima. Grazie, buonanotte. A presto, grazie. Grazie. Ciao Francia, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.